Fai fatica a fletterti in avanti e a toccare la punta dei tuoi piedi? Scopri nel video 3 semplici esercizi per ritrovare l'elasticità e sentirti meglio. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Col tempo la mobilità articolare e l'elasticità dei muscoli, dei tendini, dei legamenti tendono a peggiorare fino a regredire proprio se non vengono allenati, andando incontro proprio a delle contratture, delle calcificazioni, di conseguenza infiammazioni e quindi dolore. Questo ci può portare appunto a fare la famosa prova di fletterci in avanti e toccare la punta dei piedi e ritrovarci completamente rigidi e accorciati e quindi non riuscire magari neanche ad allacciarci le scarpe. Per mantenere o recuperare una buona elasticità, una buona mobilità di tutto il corpo, quindi di tutte le strutture muscolo-scheletriche, abbiamo bisogno di muoverci e di fare in particolare allungamento, cioè esercizi di stretching. Magari non tutti i giorni, ma come dico spesso, poco ma costante nel tempo. La costanza è la cosa che paga di più in termini di benefici, in termini di risultati. Possiamo scegliere quello che ci piace fare di più, come può essere esercizi di yoga, seguire un corso di Pilates o semplicemente fare esercizi di allungamento per terra sul tappetino di casa nostra. Questo vale sia per chi pratica sport a qualsiasi livello, è importantissimo fare stretching dopo la prestazione, dopo l'allenamento, oppure anche per chi non fa attività fisica, appunto prendersi 10 minuti magari anche tutti i giorni o quando è possibile, per fare l'allungamento, quindi lo stretching. Inoltre, muovendosi, vengono lubrificati anche le cartilagini nelle varie articolazioni, ginocchia, anche caviglie, spalle, di tutta la colonna vertebrale, le guaine dei tendini e dei legamenti, la circolazione sanguigna migliora, le pareti del cuore si rinforzano, la capacità polmonare diventa più ampia. Tutto migliora e ci fa stare meglio, più felici e più in salute. In questo video ci dedichiamo a allungare e a ritrovare l'elasticità e la mobilità della catena posteriore. Che cos'è? Sono tutti i muscoli della parte posteriore del nostro corpo, a partire dall'occipite, quindi dalla parte del collo, tutta la colonna, i muscoli che corrono di fianco alla colonna, la parte posteriore delle gambe fino alla pianta del piede. Quella è la catena cinetica posteriore che, se ben tonica e ben allungata, ci permette una buona flessione in avanti, quindi possiamo andare a toccare le punte dei nostri piedi. Ovviamente ci arriviamo piano piano se ancora non ci riuscite, ma prima di iniziare di vedere gli esercizi facciamo un test, quindi in piedi, gambe leggermente divaricate, proprio come la larghezza del vostro bacino. Ci flettiamo in avanti, quindi portando prima giù la testa, le spalle, le braccia piano piano le facciamo scivolare sulle gambe fino ad arrivare dove si può. Quindi c'è chi si fermerà qui, chi si fermerà qui, chi riuscirà a scendere un po' di più e chi anche arriverà a toccare a terra. Ma questo è un po' il nostro obiettivo, no? Arrivare nella posizione di una massima flessione con la testa rilassata, le spalle rilassate, e sentire bene la parte posteriore che si allunga. Ok, questo è un test per vedere qual è il nostro grado di elasticità, che può essere questo, tutti i gradi. Poi torniamo su piegando le ginocchia, srotolando la schiena, aprendo le spalle, la testa per ultima. Possiamo anche fare con una penna il segno dove arriva il nostro dito medio, quindi il più lungo. Appoggiamo le mani proprio sulle tibie o sulle cosce in base a dove arriviamo o sulle caviglie e poi facciamo un segnetto con la penna di tutte e due le mani, da una parte e dall'altra, magari ce lo facciamo fare da qualcuno che ci può aiutare e poi torniamo su e teniamo presente il nostro segno per capire, dopo aver svolto gli esercizi, come va, se qualcosa è migliorato. Ci prepariamo ora per il primo esercizio. Ci mettiamo a terra con la schiena appoggiata, quindi posizione supina, una vertebra alla volta, la appoggiamo a terra. Le gambe sono piegate, leggermente divaricate, rilassiamo il collo, sistemiamo la testa, abbassiamo le spalle, braccia
lungo i fianchi, palmo in alto, rilassati, leggermente divaricate. E poi piano piano iniziamo ad ondolare le gambe da una parte all'altra. Completamente fino a terra portiamo le ginocchia destra e sinistra, rilassando bene il bacino. Sentiamo che il bacino bascula a destra e a sinistra. Questo favorisce la mobilità del bacino e della zona lombosacrale, in modo da ottenere una migliore mobilità della colonna proprio per una miglior flessione avanti del busto. Manteniamo il movimento 30-40 secondi. Nel frattempo respiriamo dentro l'aria dal naso e fuori dalla bocca. E stop. Per il secondo esercizio ci serve una corda o un foulard, un asciugamano, qualsiasi cosa avete in casa. Sempre in posizione supina, una vertebra alla volta, appoggiamo a terra, rilassiamo il collo, le spalle e afferriamo la nostra corda. Una gamba alla volta, afferriamo con la corda la pianta del piede e ci mettiamo in questa posizione con le spalle rilassate, la gamba è leggermente flessa e il tallone spinge verso l'alto mentre la punta spinge verso il basso. Respiro e fuori l'aria. Mentre il tallone spinge, cerco di allungare piano piano e di stendere il ginocchio, sentendo tirare tutta la parte posteriore della gamba, in particolare gli ischio-crurali, che sono i muscoli posteriori della coscia. Per facilitare questo movimento, questo allungamento, posso fare degli esercizi di mobilità della caviglia con il piede, quindi in alto la punta e lo accompagno con la corda, inspiro, la gamba è sempre flessa, se non riusciamo a stenderla completamente va benissimo così. Quando espiro, su il tallone giù la punta e spingo il tallone in alto, provo a stendere un pochino di più. Ogni volta, ogni respiro, cerco di spingere 1 millimetro in più, un pochino di più e allungare dietro. Sentiremo tirare leggermente un po' di fastidio, ma è normale, fa parte dello stretching. Quindi di nuovo inspiro sulla punta, espiro giù la punta e stendo un po' di più. Sulla punta, giù la punta, fuori l'aria. E piano piano, con calma, magari non subito la prima volta che lo facciamo, ma lentamente troveremo beneficio in modo che la catena posteriore andrà bene in allungamento e riusciremo con calma a stendere la nostra gamba completamente, il nostro ginocchio. Se non riusciamo ovviamente a stendere la gamba completamente subito al primo esercizio, la manteniamo flessa in base a quanto il nostro muscolo ci permette di fare e dopo aver fatto un po' di flesso estensione della caviglia manteniamo la posizione respirando. Sempre il tallone spinge su senza staccare il bacino da terra. Quindi sentiamo bene il gluteo e l'osso sacro, il bacino appoggiato al pavimento, anche nella parte destra dove ho la gamba. Quindi non ritroviamoci tutti storti da una parte o dall'altra, ma bene al centro, bacino appoggiato e spinta in alto del tallone. Mantengo e dopo 30-40 secondi lascio e cambio. Ripeto tutto con l'altra gamba. Dopo aver fatto la stessa cosa anche con la gamba sinistra, concludo con entrambi i piedi agganciati alla corda, le gambe flesse. Stessa cosa, ancora qualche flesso estensione della caviglia, su e giù respirando, 5-6 volte, e poi altri 30 secondi mantengo tutte e due le punte verso il basso, tutti e due i talloni che spingono in alto, giù il bacino, osso sacro ben appoggiato a terra e sento la tensione, l'allungamento della parte posteriore.
Spalle basse, braccia rilassate, sono semplicemente agganciata alla corda e respiro. Piano piano stendo. Adesso vi faccio vedere la posizione finale, sarebbe questa con le gambe completamente estese, ma ci arriviamo con calma, piano piano. E poi lascio e ritorno. Il terzo esercizio si svolge in questa posizione con le gambe al muro. È una posizione della ginnastica posturale importantissima perché in questa situazione andiamo ad allungare completamente tutta la catena posteriore, dalla testa, quindi dal collo, come vi spiegavo prima, dell'occipite, fino alla pianta dei piedi. Se non riusciamo a stendere completamente le gambe, non importa, possiamo partire anche da qui. Gambe piegate, piedi al muro, sempre flessi. Come prima, spalle rilassate, aggiusto la testa bene in linea, braccia aperte, palmo in alto, le scapole, la schiena, tutta la colonna ben appoggiata a terra. Mi sistemo, osso sacro appoggiato al tappeto e glutei appoggiati alla parete, proprio nell'angolo tra muro e pavimento. Rimango. Respiro dentro dal naso, fuori dalla bocca. Nel frattempo cerco di aumentare un pochettino l'allungamento, quindi sposto i talloni un passettino alla volta più verso l'alto, cercando di stendere piano piano le ginocchia. Spingo i talloni in alto, l'osso sacro rimane appoggiato a terra. Sento tirare, allungare tutta la parte posteriore delle gambe. Attenzione al mento, alla testa, non sono in estensione ma il mento è in linea, dritto, la testa ben appoggiata. Respira e fuori. Inspiro, espiro. Rimango 2 o 3 minuti. E poi piano piano, allento, ritorno, appoggio i piedi alla parete, rilasso, dondolo un pochino. Poi posso mettermi sul fianco, mi giro completamente e mi alzo piano piano. Potrebbe girarvi la testa, quindi piano piano vi sedete, aspettate qualche secondo. Potreste anche percepire un po' di formicolio nei piedi o in tutte le gambe, ma va benissimo perché abbiamo lavorato tanto anche sulla circolazione, su favorire il ritorno venoso. Dopo aver svolto questi 3 esercizi ti consiglio di rifare il test iniziale, quindi con le gambe leggermente divaricate, fletti il busto avanti, fai scivolare le mani sulle gambe, sulle tibie e fino a dove puoi, ti fermi e poi di nuovo segni, scarabocchi le tue gambe per capire quanto è stato il miglioramento e lo puoi anche misurare con un metro, con i centimetri, puoi capire quanto miglioramento è avvenuto. Già dalla prima seduta vedrai un netto miglioramento della tua mobilità, della tua flessibilità, non tanto per toccare la punta dei piedi, ma proprio come un benessere generale, soprattutto per la tua schiena e per le tue gambe. Ovviamente non basta una sola volta, un solo allenamento, ma ti consiglio di ripetere questi esercizi anche solo uno alla volta, quindi li puoi fare in 3 giorni diversi, alternando esercizio 1, 2, 3 nell'arco della settimana. Ripetendolo per più settimane vedrai i tuoi risultati e se vuoi puoi condividerli con noi nei commenti. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per restare aggiornato sui miei contenuti. Ciao!